Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo tutorial. Dopo aver visto il trequarto anteriore, come esso viene rappresentato, oggi analizzeremo un'altra vista molto utilizzata nell'ambito del car design. Questo sarà il tre quarti. Utilizzeremo quelli che sono i principi costruttivi precedentemente visti, quindi ellisse, linee parallele, quindi tutte quelle linee utili per la costruzione di una buona prospettiva. A differenza però, il tre quarti avrà maggiormente peso su quella che è la fiancata della vettura. Di conseguenza, quando parto con il rappresentare una vettura, seguendo questa prospettiva, traccio prima sempre quello che è il passo, con una linea. Questa sarà importante perché sarà utile come riferimento per tracciare quelle ellissi o cerchi comunque sulla quale scorrerà la nostra fiancata. Dato che è un tre quarti che si basa principalmente sulla fiancata, non avremo delle ellissi molto strette come con il tre quarti anteriore, avremo delle ellissi molto più aperte che non saranno cerchi, attenzione, sempre delle ellissi. Un consiglio che vi do, che è molto importante da tenere in mente, dato che io parto dove abbiamo la matita dalla ruota anteriore, pian piano tracciando le ellissi successive, quindi fino ad arrivare alla ruota posteriore, queste si andranno a schiacciare gradualmente, sempre per effetto della prospettiva. Ipotizziamo sempre un segmento C su per giù, iniziamo a fare le nostre ellissi. Dopodiché la ruota anteriore e la ruota posteriore vengono attraversate da delle linee perpendicolari. Da qui, partendo dalla base della ruota anteriore, tracciamo invece quello che poi sarà la linea principe, anche qui poi per il paurto anteriore, nella quale tracceremo ulteriori linee parallele per la prospettiva. Per tracciare invece la larghezza dell'anteriore, che ricordiamo a differenza del tre quarti anteriore, l'anteriore avrà meno peso, quindi sarà più schiacciato. E dato che sarà più schiacciato, rappresenteremo delle ellissi molto ristrette. Quando disegniamo l'anteriore, per tracciare quella che è la sua larghezza e il punto di mezzeria, utilizzeremo tre ellissi. Le ellissi partono dopo uno spazio di un'ellisse che non disegniamo e dopo di qui facciamo tre ellissi. Più queste ellissi saranno strette, più ovviamente l'anteriore sarà a sua volta stretto. È un rapporto proporzionale a quello che noi faremo, in quanto più i cerchi o le ellissi utilizzate per la fiancata saranno aperte, più le ellissi invece utilizzate per il frontale saranno strette e viceversa. La mezzeria sarà tra il primo e il secondo ellisse, che tracciamo anche in questo caso con una linea perpendicolare al nostro foglio. Poi, se ci serve, se si può essere d'aiuto, possiamo tracciare più linee possibili come riferimento per determinare tutti quei aspetti o caratteristiche della vettura che vogliamo disegnare. Io solitamente traccio innanzitutto una linea che unisce il punto più alto ruota anteriore con quella ruota posteriore. Possiamo tracciare anche la mezzeria e poi quello che è il pianale. Qua vedete sono tutte linee al momento parallele tra di loro. Dato che questa altezza del pianale la riporto seguendo questa linea precedentemente costruita, ecco qui, sempre molto leggera, che farà quindi da riferimento. Ipotizziamo che il montante A parte un po' dopo la ruota anteriore, ecco qui, e facciamo sì che la linea di cintura sia a questa altezza. Possiamo determinare l'altezza della vettura sempre con un'ellisse e mezzo, quindi sarà su per giù qui. Dopodiché tracciamo quindi il vetro. Molto leggero, perché poi vediamo se la forma che stiamo dando ci sta piacendo oppure no. Il nostro
specchietto, tracciando una linea, sappiamo dove sarà nel lato corrispettivo. Poi il nostro tetto sarà qui. Solitamente quelle che sono le fanalerie anteriore le disegniamo laddove abbiamo disegnato il primo ellisse, quindi a questa altezza noi avremo il nostro faro. Qui avremo la nostra mezzeria e ipotizziamo una maschera molto leggera. Qui inizia a fare i primi dettagli. Per sapere dov'è il lato corrispettivo del nostro faro tracciamo sempre una linea parallela, tracciamo su per giù che questa sarà la larghezza della nostra vettura, qui sarà il nostro faro. Ricordiamoci sempre che al momento stiamo rappresentando quelle che sono le linee di costruzione, poi vedremo come migliorarle e come completare il nostro disegno. Per tracciare la larghezza utilizziamo anche qui un metodo molto simile al 3/4 anteriore. Vediamo quella che è la larghezza del frontale e la riportiamo sul montante A. Quindi qui avremo il montante destro e qui il montante sinistro. Tracciamo delle linee sia nella ruota posteriore sia nella ruota anteriore che faranno da sezione, queste ci permettendo di capire qual è la volumetria della vettura che stiamo disegnando, per evitare che abbia la sensazione di piattezza. Una volta arrivati a questo punto, quindi dopo aver disegnato le linee prospetti, che è una base del concept della nostra idea, siamo pronti per fare quelle che sono le verifiche di routine. Quindi rimuoviamo il foglio, lo svoltiamo e dal retro del foglio vedremo tutti quelli che sono gli eventuali difetti. Ne approfittiamo quindi per ridisegnare la vettura, ricalcandola, tracciando delle linee pulite, poi un secondo tempo nette quando facciamo una piccola base di renderizzazione per rendere così lo sketch più appetibile.
Eccoci qui, abbiamo terminato il nostro 3/4, come avete visto abbiamo fatto alcune correzioni di prospettiva, tracciato le linee in ombra, fatto qualche accenno di riflesso e abbiamo terminato qui, in quanto questo è uno sketch, è una ricerca di stile, non è un rendering. Dobbiamo essere veloci, immediati, perché quando stiamo facendo ricerca di stile, appunto, dobbiamo fare più sketch possibili, perché più disegni faremo, più facile sarà trovare quello che sarà il design definitivo, quello che ci piacerà di più. Detto ciò, ragazzi miei, la puntata, il tutorial di oggi finisce qui, ma vi dico che il prossimo vedrà una sorpresa, un qualcosa che sono sicuro che vi piacerà veramente tanto. Quindi rimanete sempre collegati, iscrivetevi se non siete iscritti, proprio per non perdervi le prossime puntate. Se avete dubbi, se volete dei chiarimenti, commentate, io vi risponderò. E detto ciò, alla prossima!